archiviamo l'avviso che avevamo definito nella precedente video guida e come vedete ora non è più visibile perché lo stato del nostro avviso è stato modificato giustamente in archiviato. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con la definizione della tabella con i nostri avvisi e abbiamo impostato i pulsanti per i nostri avvisi. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a posticipare i nostri avvisi e archiviare i nostri avvisi. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione posticipa promemoria. Una volta che riceviamo l'id del nostro avviso, andiamo innanzitutto a selezionare l'avviso. Quindi faremo una cell avviso che sarà uguale a select data avviso e ora avviso from avvisi personali e gli diciamo where id avviso è uguale all'id dell'avviso postato. Bene, quindi id record selezionato. Eseguiamo la query, quindi res avviso sarà uguale a MySQL query di connessione cell avviso e ci ricaviamo i dati, quindi row avviso sarà uguale a MySQL fetch array di res avviso. Bene, una volta che abbiamo recuperato la data e l'ora dell'avviso postato, quindi selezionato, quello che dobbiamo andare a fare, come anticipato nella precedente video guida, è in realtà andare a posticipare l'avviso di 5 minuti. Per poter posticipare la data di 5 minuti, quindi l'orario, dovremo utilizzare la funzione mktime, che non abbiamo ancora visto, ed utilizzarla insieme alla funzione date. Quindi per prima cosa definiremo la variabile data, che sarà uguale a date. Scegliamo il formato come sempre, quindi anno, mese e giorno, spazio, orario, minuti e secondi. Quindi questo sarà il formato di estrazione della data e l'orario dal nostro server, virgola, e poi gli passiamo la funzione mktime, quindi aperta e chiusa tonda. Tramite la funzione mktime possiamo andare a manipolare la nostra data e quindi andare ad agire direttamente sull'anno, sul mese e sul giorno, oppure direttamente anche sull'orario. La funzione mktime come primi tre parametri prende in ingresso l'orario nel formato ora, minuti e secondi e come ultimi tre parametri, scusate, prende l'anno, il mese e il giorno nel formato mese, giorno e anno. Quindi va prima il mese, poi il giorno e poi per finire l'anno. Quindi ora ci limiteremo semplicemente a passargli alla funzione mktime l'orario salvato all'interno del nostro database e la data salvata all'interno del nostro database. Ovviamente i parametri vanno separati da virgole, quindi non li possiamo direttamente passare l'orario e quindi la variabile row avviso al campo orario avviso. Qua è orario se non sbaglio, non ora, quindi orario avviso. Quindi dicevamo non possiamo passargli direttamente la variabile row avviso al campo orario di avviso, ma dobbiamo passargli le singole variabili, quindi giorno, quindi scusate, ora, minuti e secondi. Quindi dovremmo utilizzare la funzione explode e recuperare i dati. Ora, solitamente noi per l'estrazione dei dati associamo alla variabile x
il risultato di explode al separatore, in questo caso i due punti, e li passiamo la variabile da esplodere, quindi orario avviso, in questo modo, e poi definiamo in questo caso le altre tre variabili e associamo il risultato dell'array della variabile $x. In questo caso andremo a utilizzare un'altra funzione in PHP che si chiama list, aperta e chiusa tonda. Ora la funzione list ha bisogno delle variabili a cui associare il risultato dell'esplosione dei dati. In questo caso noi sappiamo che otterremo 3 dati dall'orario e quindi all'interno della funzione list, in ordine di estrazione, andiamo a definire ora, minuti e secondi. Quindi tramite questa funzione list associerà automaticamente ad ora il risultato di explode all'indice 0, a minuti il risultato di explode all'indice 1 e secondi il risultato di explode all'indice 2. Dovrei essere stato esplicativo nella spiegazione. Quindi la funzione mktime riceverà ora, minuti e secondi. Perfetto. Poi allo stesso modo dobbiamo fare con la data, quindi richiameremo list che ci recupererà l'anno nell'ordine, il mese, perché nel database è salvata in questo formato, e per finire il giorno. Quindi sarà uguale a explode al trattino di row di avviso al campo data avviso. Bene, e quindi alla nostra funzione mktime dovremo passargli, abbiamo detto, prima il mese, poi il giorno e per finire l'anno. Perfetto. Qua dobbiamo chiudere la tonda dalla funzione explode. Perfetto. E andiamo a stampare a video la variabile data. Quindi salviamo e alla chiamata della nostra funzione dovremo ricevere e quindi stampare a video la data del nostro avviso, quindi 15 novembre 2023, e l'orario impostato per l'avviso, quindi le 11. Quindi inoltriamo la nostra richiesta e come vedete abbiamo a video 15 novembre 2023 alle 11. Perfetto. Ora se noi volessimo posticipare il nostro avviso, in questo caso di 5 minuti, dovremmo andare a agire sulla variabile minuti e sommargli, per esempio, 5. Salviamo, premiamo F5 e come vedete il nostro sistema ci restituisce 11,05. Aggiungiamo 10, F5, 11,10. Perfetto, sta funzionando. Quindi in questo modo, qualora l'orario raggiunga il limite, ossia le 23:55, verrà aggiornata in automatico anche la data al 16 novembre a mezzanotte. Quindi una volta che abbiamo, quindi qua ci va 5 minuti, abbiamo detto, perfetto, e una volta che abbiamo aggiornato il nostro orario, prima ovviamente di doverlo salvare nuovamente all'interno del database, riesplodiamo nuovamente la nostra data e andiamo ad esploderla allo spazio tra la data e l'orario. Quindi gli diremo che list
data avviso, virgola, orario avviso sarà uguale a explode di data, anzi sì, di data però allo spazio, quindi deve esplodere la data allo spazio. Perfetto, quindi in questo modo ricaviamo data e orario, quindi facciamo per sicurezza anche la stampa di data avviso BR e ci concateniamo orario avviso, quindi salviamo, premiamo F5. Come vedete ha stampato la data, poi è andato a capo e ha stampato l'orario dell'avviso. Perfetto, quindi abbiamo recuperato correttamente le nostre variabili e possiamo aggiornare il nuovo orario posticipato di 5 minuti all'interno del nostro database. Quindi gli diremo direttamente update avvisi personali set data avviso uguale a data avviso, virgola, orario avviso uguale a orario avviso, e poi gli aggiungiamo ovviamente where id avviso sarà uguale a post id record selezionato. Eseguiamo la query e facciamo l'header location. Perfetto, recuperiamo l'header location, quindi pagina return sarà uguale a post pagina return e controlliamo di averlo impostato anche nell'home page. Quindi qua dobbiamo aggiungere al nostro form quindi al form del pulsante pagina return e valore sarà row pulsante al campo fk pagina return, anche se in questo caso possiamo anche direttamente passargli l'id di pagina, quindi id pagina, quello che recuperiamo nella nostra area privata. Quindi salviamo, premiamo F5, posticipiamo il nostro avviso e come vedete siamo ritornati nella nostra pagina. L'avviso continua a essere visibile perché ovviamente oggi è una data superiore al 15 novembre. Ci spostiamo in account personale, elenco avvisi e come vedete l'avviso ora è impostato non più per le 11 ma alle 11:05 del 15 novembre. Perfetto. Ora per quanto riguarda invece la cancellazione, in realtà non la impostiamo nella bacheca personale come abbiamo anticipato nella precedente video guida, ma la cancellazione andremo a definirla soltanto nell'elenco, quindi nella tabella elenco avvisi. Quindi qua in questa sezione andremo a impostare anche la cancellazione. Invece nell'home page ci limiteremo a nascondere l'avviso, quindi a metterlo in archivio sostanzialmente. Quindi per prima cosa
questo TD con l'immagine della cancellazione lo eliminiamo. Bene. E il TD con l'avviso non gli diamo la percentuale, perché magari poi andiamo a inserire anche altri pulsanti, quindi se la prenderà nel caso in automatico. Perfetto. E andiamo a definire anche il pulsante per l'archiviazione del nostro avviso. Quindi ci spostiamo in backend, amministra pulsanti home page e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo nascondi avviso. Permette di archiviare l'avviso personale selezionato. Azione pulsante elenco avvisi personali home page, funzione da richiamare archivia avviso. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect sempre home page, percorso immagine icone / nascondi.png, posizione 2 e messaggio conferma glielo diamo, in realtà gli diciamo sei sicuro di voler nascondere e archiviare l'avviso selezionato. Diamo i permessi e inseriamo il nostro pulsante. Perfetto. Quindi ci spostiamo in home page e come vedete è stato inserito correttamente il nostro pulsante. Ora in realtà qua sta andando a capo perché vediamo un attimino, ci deve essere un errore nella chiusura della cella. Perfetto, perché la cella non la deve aprire prima del ciclo while naturalmente, ma la deve aprire dentro il ciclo while e la deve anche chiudere ad ogni ciclo while. Quindi salviamo F5. Perfetto, ora sono affiancati. Ora eliminiamo il bordo alla nostra tabella. Bene. E andiamo a definire anche la funzione per l'archiviazione dell'avviso. Ora ci loghiamo all'interno del nostro database, tabella avvisi personali, e aggiungiamo un nuovo campo alla fine della nostra tabella che lo chiamiamo archiviato e sostanzialmente prenderà lo stato 01, quindi sì o no. Quindi nell'inserimento dei nostri avvisi, quindi funzioni account personale, funzioni inserisci avviso, ad ogni inserimento gli diciamo che archiviato, scusate, lo impostiamo a 0, quindi stato no. In home page facciamo seleziona tutti gli avvisi where fk utente uguale all'utente loggato and archiviato uguale 0. Quindi vogliamo visualizzare quelli che non sono stati ancora archiviati. F5, come vedete non cambia nulla. E ora andiamo a definire quindi la funzione per cambiare lo stato al nostro avviso. Quindi apriamo la funzione appena creata,
recuperiamo pagina return, perfetto, controlli non ne dobbiamo fare e gli diciamo semplicemente update avvisi personali, set archiviato uguale 1, archiviato, bene, e poi gli aggiungiamo where id avviso sarà uguale a $_post id record selezionato. Salviamo, premiamo F5, archiviamo l'avviso che avevamo definito nella precedente video guida e come vedete ora non è più visibile perché lo stato del nostro avviso è stato modificato giustamente in archiviato. Perfetto, sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla tabella degli avvisi personali, andremo anche qui a dare la possibilità di posticipare in tempo reale il nostro avviso senza dover rientrare nella modifica dell'avviso e procedere tramite il form e allo stesso modo andremo anche qua a definire la possibilità di archiviare il nostro avviso e cancellare il nostro avviso.